Salve a tutti e bentornati su Soluzioni PC. In questo video vi mostreremo come configurare e utilizzare Google Family Link, un servizio pensato per i genitori che vogliono monitorare le attività digitali dei propri figli e promuovere un uso sicuro della tecnologia. A tal proposito, mi piacerebbe parlare alla fine del video di come un genitore dovrebbe utilizzare uno strumento del genere che oggettivamente limita la libertà del proprio figlio per fini educativi. Ma ora vediamo come funziona. Google Family Link è un servizio gratuito che ti consente di gestire l'uso del dispositivo Android o Chromebook dei tuoi figli. Puoi monitorare le app utilizzate, impostare limiti di tempo del dispositivo, conoscerne la posizione e persino bloccarlo a distanza. La prima cosa da fare per iniziare: scarica l'app Google Family Link sul tuo dispositivo dal Play Store o App Store se utilizzi iPhone. È importante che sul dispositivo di tuo figlio sia installato il sistema operativo Android versione 7 o superiore. Questo è importante perché le versioni precedenti non sono compatibili con Family Link. Benissimo, adesso iniziamo con la parte più lunga e difficile di questo video, la configurazione. Per comodità utilizzeremo due sfondi diversi a seconda del cellulare su cui andremo a compiere le operazioni. Come prima cosa prendiamo il nostro cellulare e apriamo l'app del Family Link. Qui ci verrà chiesto con quale account dovremo gestire l'account di nostro figlio. Una volta selezionato, ci domanderà se nostro figlio ha già un account Google. Noi clicchiamo su sì e ci apparirà una schermata in cui ci invita a proseguire sul telefono di nostro figlio. Dal telefono di nostro figlio dovremo andare su Impostazioni, Controllo genitori. Se non vi compare, cliccate su Tutti i servizi. Dopo la prima schermata di introduzione ci verrà detto che l'accesso al dispositivo potrà avvenire da un solo account, che sarà quello di vostro figlio. Quindi tutti gli altri verranno disconnessi. Una volta accettata questa cosa, ci si presenta alla prossima schermata dicendo che saremo noi a gestire questa configurazione sul telefono di nostro figlio e ci consiglia di farlo insieme a nostro figlio in modo tale che anche lui capisca ciò che può fare e ciò che non può fare. Andando avanti inseriamo utente e password del nostro account, quello che dovrà supervisionare il telefono. Approdiamo così alla prima grande schermata, quella in cui noi potremo vedere cosa potremo fare e vedere da genitori e cosa non potremo vedere e fare sul telefono dei nostri figli. Poi ci verrà spiegato anche in linea di massima come interrompere la supervisione e quali saranno i dispositivi che verranno supervisionati. Questa schermata potete leggerla tranquillamente da soli mettendo in pausa il video. Al termine ci verrà chiesto di inserire la password dell'account di nostro figlio. In queste due nuove schermate ci verrà semplicemente chiesto di convalidare l'attivazione dell'amministrazione di questo dispositivo. Noi premiamo su attiva e andiamo avanti. In questa schermata possiamo fare la verifica delle impostazioni. Questo è l'ultimo passaggio prima di finire la configurazione. Nella prima parte potremo impostare dei controlli sul Google Play Store, quindi limiti di età sull'acquisto e il download di app, libri e film. Poco più in basso potremo impostare i filtri su Google Chrome. Questi cercheranno di bloccare i siti con contenuti espliciti. Dico cercherà perché è impossibile che sia infallibile questo meccanismo.
oppure potremo selezionare un elenco di siti consentiti a cui vostro figlio potrà avere accesso. E infine potremo impostare dei filtri sulla ricerca di Google, in cui potremo essere più stringenti, bloccando le immagini e i testi espliciti, oppure creando una sfocatura sulle immagini che potrebbero essere forti. Una volta ultimata questa parte avremo un riepilogo di tutte le impostazioni iniziali che poi potremo modificare noi sul nostro telefono. Dopodiché possiamo tornare sull'app Family Link che abbiamo installato sul nostro dispositivo. Ed ecco come si presentava la mia schermata una volta finito il tutto. Come potete vedere non c'è nessun telefono associato, infatti c'è la scritta aggiungi dispositivo. Io non so se questo è un bug o ho fatto qualcosa io che non andava bene, ma se vi dovesse capitare una cosa del genere è sufficiente cliccate su aggiungi dispositivo e vi sbloccherà la configurazione che avete fatto sul telefono di vostro figlio. Se no provate a riavviare l'app. Ed ecco la schermata come vi si dovrebbe presentare. Andando in ordine, vediamo che la prima voce è quella del telefono di nostro figlio, quindi ci mostra qual è il telefono collegato e a quale telefono stiamo facendo la configurazione dei controlli. In basso ci sono 3 pulsanti che sono, diciamo, le 3 schermate principali dell'applicazione, di cui controlli è, diciamo, quella più importante perché ci sono tutti i settaggi che dobbiamo configurare. Adesso andremo a vederli tutti quanti nello specifico. Come prima cosa possiamo cliccare sul riquadro verde, quello del nome del telefono di nostro figlio, ed entrare in questa schermata dove troviamo immediatamente 3 pulsanti. Il primo è banalmente il più semplice perché ci permette di bloccare all'istante il telefono di nostro figlio. Quindi se l'è perso o se gliel'hanno rubato, da questo tasto potremo bloccarlo e renderlo inutilizzabile. Il secondo ci permette di riprodurre un suono che adesso vi farò sentire. Questo può essere utile per ritrovare il telefono in casa o se se l'è perso da qualche parte. Il terzo pulsante ci manda alla schermata dei tempi di utilizzo, che andremo a vedere approfonditamente più tardi, però banalmente potremo vedere quanto nostro figlio utilizza il telefono e su quali applicazioni. Andando più in basso nel menu potremo entrare nelle impostazioni di schermata di blocco. Da qui potremo scegliere cosa nostro figlio può fare nella schermata di blocco del telefono, quindi senza sbloccare il telefono. E possiamo scegliere fra solo chiamate di emergenza, che è lo standard delle schermate bloccate, o una serie, una lista di app consentite che noi andremo a scegliere, che possono essere utilizzate anche con lo schermo bloccato. La schermata successiva si chiama autorizzazioni app, che non c'entra direttamente con le applicazioni, ma ci permette di scegliere quali applicazioni potranno accedere ad alcune funzioni chiave del telefono, come il calendario, la fotocamera, il microfono, la posizione. Facciamo subito un esempio. Cliccando su fotocamera potremo scegliere chi in primis gestirà le autorizzazioni, non l'applicazione fotocamera, quindi tutti o solamente i genitori. E in basso troveremo le applicazioni che hanno autorizzazione alla fotocamera. Potremo selezionare quelle che vorremo e quelle che non vorremo. Passando alla prossima voce, quella della condivisione della posizione, dovremmo semplicemente attivarla e attivare anche la precisione della localizzazione per far funzionare al meglio l'app del Family Link.
Le ultime 4 voci sono attivabili o disattivabili. Io consiglio di lasciarle tutte disattivate perché sono nell'ordine aggiungi, rimuovi utente, quindi permette al nostro figlio di aggiungere o rimuovere nuovi utenti dal telefono, installare app da fonti sconosciute, quindi fonti al di fuori del Google Play Store, attivare le opzioni da sviluppatore e modificare data e ora del dispositivo. Io appunto consiglio di tenerle disattivate perché smanettare con queste cose potrebbe creare più guai che altro. Tornando al menu principale dei controlli, andiamo a vedere la prima vera impostazione, che è quella del limite giornaliero di ore. In questa schermata potremo scegliere il limite giornaliero di ore per tutta la settimana. Per prima cosa assicuriamoci che programmazione settimanale sia attivato. Dopodiché, per ogni giorno della settimana potremo attivare o disattivare il limite giornaliero. Come vedete, io in questa schermata, dal lunedì al venerdì, ho impostato 3 ore massime e il fine settimana nessun limite. Come scritto in basso, una volta raggiunto il limite giornaliero, i dispositivi si bloccheranno. Le chiamate saranno comunque consentite per una questione di sicurezza. Tornati alla schermata principale, vedremo che a fianco al tasto Configura in limite giornaliero avremo anche un tasto che si chiama Modifica per oggi. Questo ci servirà a fare uno strappo alla regola quando ne avremo bisogno. Vediamo ora la schermata tempo di riposo. Anche in questo caso programmazione settimanale deve essere attivo e qui potremo scegliere gli orari in cui nostro figlio non potrà utilizzare il telefono. Per questo esempio possiamo vedere che dalle 21 alle 7 del mattino, dal lunedì al venerdì, compreso la notte fra domenica e lunedì, il telefono non potrà essere utilizzato. Anche in questo caso le telefonate saranno consentite, sempre per una questione di sicurezza. Scendendo più in basso abbiamo limiti per le app. In questa schermata potremo monitorare l'utilizzo di ogni singola app e regolarne i limiti. Nel grafico in alto vedremo quali sono le app più utilizzate e per quanto tempo. In basso invece abbiamo l'elenco totale delle app installate sul dispositivo di nostro figlio. Al centro, dove c'è il pulsante tempo di utilizzo, potremo scorrere verso sinistra la barra e trovare un cospicuo elenco di filtri. Cliccando invece su ogni singola app avremo varie opzioni, tra cui bloccarla, impostare un limite personalizzato per questa app o permettere di utilizzarla sempre. Andando avanti abbiamo limitazione dei contenuti. In questa schermata potremo limitare o bloccare i risultati delle ricerche nelle varie app di Google. Cliccando su ognuna delle voci potremo impostare limiti di età e filtro per contenuti a pagamento o sensibili. Di seguito abbiamo le impostazioni dell'account. Qui potremo definire i controlli d'accesso e di privacy. Andando in ordine, la prima voce ci permette di vedere delle informazioni generali sull'account di nostro figlio, la seconda voce ci permette di interrompere la supervisione dell'account, nella terza voce, controlli d'accesso, potremo avere una richiesta ogni volta che nostro figlio cercherà di accedere a una piattaforma non supervisionabile. Io consiglio di mettere sì a questa opzione. Per quanto riguarda i controlli per le app di terze parti, vale più o meno la stessa cosa, solamente qui potrete cliccare su gestisci l'accesso delle app di terze parti e scegliere una ad una le app che vorrete o che non vorrete. Poi veniamo ad un punto importante che è quello della geolocalizzazione. Se attivate questa opzione potrete vedere la posizione di vostro figlio
su Google Maps e nell'app Family Link. Questo è molto importante se volete tenere traccia degli spostamenti o attivare le opzioni di notifica quando vostro figlio esce o entra da alcuni posti. Poi abbiamo le impostazioni di privacy che devono essere attive se vogliamo monitorare il tempo di utilizzo del telefono di nostro figlio. In questa schermata inoltre possiamo cliccare su impostazioni dei dati dell'account. Su questa schermata potremo gestire come vengono salvati i dati sull'account di tuo figlio. Consiglio di disattivare tutte le modifiche che potrebbe fare vostro figlio e in quelle in cui non potete proprio disattivarla, cercate di fare in modo che si vengano salvati meno dati possibili. Tornando al menu precedente, l'ultima voce è impostazioni della scheda in evidenza. Diciamo che in questa scheda potete disattivare le modifiche da parte di vostro figlio, penso sia sufficiente. Va comunque a vostra discrezione. Per in evidenza comunque si intende la scheda in evidenza nell'app di Family Link, quella che trovate sulla schermata principale in basso a sinistra. Tornando alla schermata principale abbiamo l'ultima voce che è dispositivi, dove trovate semplicemente l'elenco dei dispositivi supervisionati, se avete più di un dispositivo supervisionato. Finalmente abbiamo finito la schermata dei controlli, adesso passiamo alla schermata di geolocalizzazione. Questa schermata è molto interessante perché da qui potrete avere sempre la geolocalizzazione del telefono di vostro figlio, sapere sempre dov'è con un'approssimazione di qualche metro. Oltretutto, se andiamo nella schermata luoghi della famiglia, potremo aggiungere dei luoghi, come per esempio la scuola o casa. Da qui potremo attivare delle notifiche quando tuo figlio arriverà o lascerà questi dati luoghi. E questo è uno strumento molto potente che offre quest'app. Proprio da questo punto vorrei cominciare una piccola riflessione sul perché utilizzare questo tipo di applicazioni e sull'invasività che hanno all'interno della vita di nostro figlio, perché le opzioni che offre Family Link sono veramente invasive per certi punti di vista. Quindi vi invito a utilizzare questo strumento in modo educativo più che in modo limitativo, in modo coercitivo per vostro figlio, e di non farvi prendere dalla smania del controllo, ma di mantenere sempre un rapporto molto trasparente anche su queste cose con vostro figlio. Detto questo, abbiamo finito questo lunghissimo video sul Family Link. Spero vi sia stato utile. Se ci sono domande potete scrivermi nei commenti. Vi prego, se vi è stato utile, di iscrivervi al canale e mettere un like a questo video. Noi ci vediamo al prossimo video della serie sui servizi Google. Ciao!